Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati. Sono le 9:30 di mattina e dovevo correre in studio, praticamente ero in pigiama. Stamattina stavo venendo in studio per registrare questo video dalla fretta che avevo di farlo, perché stamattina mi sono arrivati gli sviluppi di questa Olympus XA che ho utilizzato in Grecia, di cui vi voglio raccontare qualcosina. Allora, partiamo dal presupposto che non avevo mai usato questa camera, è un corpo macchina di mio papà, che era fermo da 30 anni, forse 40 addirittura. E non avevo idea che ce l'avesse, nel senso che ho scoperto per puro caso, volevo portarmi dietro una compatta ed ero convinta che avesse un Olympus di quelle proprio, cioè, proprio le compatte, insomma, quelle senza nessun tipo di possibilità di gestire il diaframma, cioè quelle cesse di una volta. E allora lui fa, ah sì, te la do, e mi dà questa. Allora, il giorno prima, giusto appunto, Ricky per caso mi fa, Eli, pensavo che volevo prendermi un Olympus XA. Dico, dai, è bella, carina, vado a vedere, carina, interessante, bla bla. Arriva mio padre con questa, dico, ah, ok, bene. E mi sono innamorata di questo oggetto. È minuscolo, raga, è 200 grammi, 227 grammi, credo da specifiche. Ovviamente è una macchina a lente fissa, chiaramente, quindi è a tutti gli effetti una compatta che va a priorità di apertura, perché davanti io qua ho un piccolo slider che mi permette di gestire l'esposizione da 2,8 a 22. E questa mini lentina, veramente, cioè, guardate, un obiettivo piccolissimo, è un 35, direi, sì, un 35 f2.8. E cosa è successo? Che ovviamente non avevo modo di, era metà agosto quando me l'ha data, non avevo chiaramente modo di testarla prima di partire, non avevo modo di portarla a un laboratorio, non potevo fare niente. Allora ho provato a vedere per capire se effettivamente riuscivo a rendermi conto se l'esposimetro dava un'indicazione sensata, perché chiaramente essendo a priorità di apertura io setto l'apertura, setto gli ISO e lui mi dà automaticamente il tempo, quindi io non posso forzare un tempo diverso da quello che ragiona la macchina, chiaramente no? E quindi questo chiaramente, se l'esposimetro dà un'informazione sbagliata vuol dire che il tempo di scatto è ovviamente sbagliato. E l'esposimetro interno è segnato con l'ago, quindi ho i tempi di scatto che sono elencati sul lato sinistro del viewfinder e fondamentalmente vedevo che erano un po' lunghini secondo me. Allora ho cominciato a fare qualche paragone per vedere con altri corpi macchina, per vedere qual era, anche solo con l'esposimetro esterno, ho fatto tutta una serie di prove, per vedere qual era il tempo di scatto che mi suggeriva corpo macchina diverso o esposimetro esterno per una determinata scena, e vedevo che queste qua erano veramente tempi molto lunghi. Allora ho detto, cazzo, ma come faccio? Cioè, il problema è, il tempo che lei mi indica è quello effettivo che scatta, oppure, cioè, come facevo a essere sicura che il tempo che mi indicava l'esposimetro fosse quello effettivo? Allora ho detto, provo a registrare la durata dello scatto. Allora ho trovato un'applicazione che per i tempi veloci sicuramente non è un granché, ma per i tempi un po' lenti poteva avere senso. Ho ipotizzato che la macchina, avevo visto dal paragone che praticamente la macchina tendeva a sovraesporre come tempo di 2 stop, e quindi che cosa ho fatto? Ho provato a registrare i vari tempi di scatto per capire se era effettivamente così, cioè se mi indicava un sessantesimo, se scattava un sessantesimo, perché sennò il mio ragionamento cadeva. Ho visto che più o meno quello che era il tempo indicato dal lago era quello effettivamente scattato dalla macchina, e quindi ho concluso che a tutti gli effetti il corpo macchina sovraesponeva di 2 stop, quindi i tempi erano molto più lunghi del necessario. Allora cosa ho detto? Beh, benissimo, io gli metto dentro un rullino di una sensibilità e gli indico che la sensibilità è di 2 stop maggiore, in modo che ovviamente la macchina avrà un tempo di 2 stop più breve per andare a compensare. E ovviamente questa cosa, cioè ragionamento casalingo il giorno prima di partire, quindi immaginatevi, non ero minimamente sicura. Sta di fatto che ci ho cacciato dentro un Fuji 200 ISO, l'ho impostata alla fine della fiera a 800, come se fosse 800, e me la sono portata dietro per la vacanza. Adesso c'è dentro un altro rullino che devo finire, quindi ancora di questo non ho gli sviluppi, ma stamattina mi sono arrivati gli sviluppi di quel primo rullino di cui comunque ero preoccupata, perché alla fine della fiera, cioè, già un corpo macchina che cioè, non è che chissà che prestazioni incredibili possa avere, se poi vado pure a cannare di N-stop l'esposizione abbiamo finito. E invece gli scatti sono perfetti, a parte alcuni fuochi sbagliati da me
perché questa macchina ha un sistema a telemetro per il fuoco che non si vede, cioè non so come dire completamente. Quindi la cosa, a mio avviso, almeno per il mio occhio, che con il telemetro è una cosa che detesto, quindi la cosa che preferisco fare è leggermi la scala metrica che c'è sopra. E tra l'altro, cosa molto figa secondo me, che ancora devo, come dire, su cui ancora mi devo orientare bene, è che visto che il fuoco è con questa levetta qua davanti, quindi praticamente io posso se ci guardo 10 secondi, cosa che non ho fatto, ci sto guardando in diretta con voi, io so che se la levetta è verso giù, il fuoco è 1,5 m, se la levetta è tutta a destra il fuoco è infinito, e se la levetta è tutta a sinistra è sulla minima di messa a fuoco, che dovrebbe essere, lui da 0,85 ma credo che sia 0,90. Quindi fondamentalmente questa cosa qua è molto figa, perché se io volessi fare ad esempio dello street, io solo, cioè senza neanche guardare, ok, muovendo soltanto la leva nei 3 punti, so più o meno dove sto mettendo fuoco. Questa cosa strabella. E in tutto questo vi ho fatto passare sopra un po' di questi scatti che ho fatto in Grecia. La resa del Fuji è sempre top, ma la cosa non mi sorprende. E vedrete scatti di vita, di cose un po' strane, ed è perché la vita che i miei genitori fanno in Grecia è una vita estremamente particolare e selvatica, perché abbiamo un terreno con diciamo delle strutture sopra un po' particolari. Quindi farò un video dedicato, perché è un'esperienza di vita andare in Grecia dai miei genitori. Però insomma, intanto volevo portarvi questo risultato, perché veramente quello che devo dire è che questo oggetto, per quanto mi riguarda, io me lo tengo nella borsa Vita Natural Durante, cosa che sono anni che ragionavo, perché obiettivamente io vado molto in giro per lavoro, no? Per il mio altro lavoro vado molto in giro, e spesso in campagna, cioè anche zone che potenzialmente possono essere belle. Delle volte vedo delle belle scene e però non mi riesco a portare dietro una reflex, cioè è troppo, ok? Troppo pesa, non so dove metterla, ho paura di rovinarla, un insieme di cose. Questa qua, rega, cioè è nulla, è minuscola, volendo ha anche l'attacco per il suo flashettino, che viene alimentato con una batteria, una stilo AA, quindi volendo si può attaccare e sistemare anche sta cosa. Raga, vi giuro, cioè è una cosa di una comodità. Io sono sempre stata contraria alle compatte, ma è di una comodità, è di una bellezza. E sinceramente questi scatti sono stupendi, pur avendoli fatti scansionare a bassa risoluzione, perché ho detto ad Andrea, dico, guarda, è inutile che mi fai una scansione top, perché non so nemmeno cosa è uscito, non l'ho minimamente, cioè non avevo idea, capito, se effettivamente potessero essere decenti oppure no. Raga, questo macchinino la vendono intorno a centinaio di euro online, vi giuro, cioè per me diventerà la nuova compagna di vita. Diaframma, appunto, vi dicevo, qua davanti, la levetta si sposta su e giù. Caricamento comodissimo qua dietro, che non ve lo faccio perché ho appunto un rullino in camera. Pulsantino di scatto rosso, occhio che appena toccato scatta. Quindi io per esempio, che ho l'abitudine di caricare subito prima di scattare, per me non è un problema, ma ci sono persone che scattano e caricano subito e poi si tengono la macchina già caricata per lo scatto successivo, quindi ovviamente diventa un problema. Quando però la macchina è chiusa non scatta, quindi anche se fosse carica non scatta lo stesso, però essendo così delicato, insomma. Caricamento facilissimo, riavvolgimento, pulsantino sotto standard. Altra cosa molto carina, ha qui sotto una levetta che in un caso dà questo ve sentite, per dirvi se la pila è carica, e poi ha, volendo, il tempo di autoscatto, che tra l'altro secondo me è molto lungo, più di 10 secondi, forse addirittura 20, l'ho usato, comodissimo, carinissimo, addirittura bippa, quindi cioè fantastico. E poi ha una terza posizione che invece per dirgli di sovraesporre leggermente. Quindi raga, io cioè non so cosa dire, vi giuro, cioè se dovete fare un regalo a qualcuno spendendo poco, facendo una gran figura, facendogli veramente un regalo bello, Olympus XA, per me la vita, stupenda, super promossa, mia nuova compagna di vita, veramente, cioè è 227 grammi credo che sia, quindi non so se ci rendiamo conto, è il nulla. Cioè, sta in tasca proprio, sta in tasca. Scusate, capisco che ho un entusiasmo di questa cosa, forse eccessivo, ma vi giuro, sono rimasta colpita da questi scatti, nonostante ci fosse stato questo problema dell'esposimetro, per cui figuriamoci se uno c'ha pure la macchina che funziona in maniera performante al posto, quindi bellissimo. E niente, basta, vi farò un video dedicato su questa esperienza greca, perché abbiamo fatto anche un sacco di riprese col drone, quindi insomma, un video complesso che andrò a montare in questi giorni. Però intanto volevo rendervi partecipi di questo mio piccolo successo personale, perché sono molto proud di essere riuscita a fare questa cosa, e ci vediamo alla prossima, ciao!